Ci troviamo all'interno della concentrazione, di quella che abbiamo delimitato come concentrazione, perché la presenza di laterizi e di materiale, anche se molto frammentaria, non c'è dubbio, l'intensità dei lavori agricoli hanno frammentato moltissimo e ci indica anche un livello di distruzione notevole evidentemente del sito, però sono presenti in una maniera consistente. Che qui è letteralmente pieno di reperti, proprio in superficie. Qui ad esempio, eccola qua, una classica tegola romana da lette, è pieno poi di frammenti di tegola molto più piccoli. Questo è particolarmente grande e ci indica una grandissima concentrazione di reperti, e quindi questo agli archeologi dà dei significati diversi. Anche la professoressa lo sta facendo e mi ha appena detto che qui è anche ceramica immediatamente, vero? Ecco qui un prato frammento che sembra un laterizio, ma in realtà Se lo prendiamo in mano è un frammento di ceramica comune. Allora, qui in mano ho una tegola ad aletta. Si tratta di appunto un frammento laterizio che vediamo conservato in maniera decisamente buona, soprattutto in rapporto allo stato di conservazione di tutto il resto di reperti che possiamo rinvenire. Quindi tegola ad aletta. Abbiamo una tegola ad aletta. Ci dice Roma e ci dice età romana. Sì, un edificio grande, utilizzata sia nelle coperture, quindi nei tetti, ma utilizzate talvolta anche negli zoccoli delle costruzioni. E quindi qui siamo nei materiali puramente dell'edilizia. Nei materiali puramente dell'edilizia, ad esempio, potremmo spostarci, sempre rimanendo nell'ambito, a guardare queste tessere litiche, che sono delle tessere di mosaico. Se abbiamo delle tessere di mosaico, sappiamo che avremo avuto in antico un pavimento mosaicato che possiamo riferire ad un edificio o comunque ad un ambiente di pregio, quindi all'interno di un edificio rustico che comunque doveva essere presente in questo territorio. Siamo ovviamente in un'area rurale, lontani dalla città, lontani da Iulia Concordia. Doveva essere comunque un sito che potremmo identificare come una villa. E poi vediamo naturalmente una serie di ceramiche piuttosto caratterizzanti, ceramiche fini, sì, e anche produzione invece, perché qui c'è un tappo d'anfora. Certo, la possibilità di identificare il materiale, di attribuire i reperti che individuiamo a delle determinate classi, fa sì che possiamo ricostruire o tentare di ricostruire quella che doveva essere la destinazione funzionale del sito che individuiamo. Quindi l'associazione di materiale edilizio anche di un certo pregio, come possono essere le tessere di mosaico, la presenza di ceramica fine da mensa, le terre sigillate, le pareti sottili, che sono appunto una classe sempre della ceramica fine costituita da forme potorie, quindi destinate alla mensa, unite alla presenza invece di ceramica ad uso comune, sia da utilizzare in cucina sul fuoco, sia da utilizzare sulla mensa o nella dispensa. La presenza di frammenti di anfora, come possono essere degli orli, oppure un frammento d'ansa, un tappo d'anfora addirittura, ci danno l'idea che il sito davanti a noi dovesse essere una zona residenziale in cui comparivano sia zone dedicate alla residenza, altresì delle zone invece più legate agli ambienti produttivi. Qui ci troviamo sull'argine del canale Alberoni, è un luogo veramente tra terra e mare. Attorno a noi c'è la laguna di Caorle e questi campi, ma questi campi in parte erano laguna, in parte erano siti abitati e per esempio costruiti. C'erano fattorie, c'erano ville romane, le si possono cercare ancora tra i campi, in questo caso di colza o di insalata poco più avanti. Sì, li si possono cercare, li si possono trovare se questo viene fatto con un survey oppure con una ricognizione
di superficie che mette assieme tutte le tecniche non invasive a disposizione dell'archeologia. Si può conoscere un territorio, diciamo così, semplificando al massimo, camminando, e se lo si fa appunto in maniera scientifica si ha una mappa del territorio molto sorprendente e si scoprono ad esempio come queste aree che magari si pensavano essere solo laguna un tempo invece erano molto composite, c'erano isole, c'erano delle rive di fiumi che si muovevano, stiamo parlando in questo caso del tagliamento, insomma una mappa di questa zona attorno a Concordia Sagittaria romana che emerge passo dopo passo. Questo nastro bianco e rosso segna un limite della dispersione di materiali archeologici che abbiamo individuato in questi campi. Siamo nel territorio di Concordia Sagittaria, dell'antico agro di Concordia Sagittaria, oggi siamo nel comune attuale di Caorle. E qui stiamo conducendo delle ricerche di superficie nell'ambito di un progetto più ampio che è iniziato l'anno scorso, 2022, Università di Padova, Università di Regensburg, lo scavo della villa romana di Bibione, il famosa della villa marittima del Motteron dei Frati, però anche lo studio del territorio circostante, della fascia costiera, per capire e contestualizzare meglio il significato di quella villa romana, che è eccezionale, un caso unico, molto ben conservato. E diciamo che un progetto triennale prevede ricerche di superficie su circa 3.000 ettari tra i comuni di Caorle e di San Michele al Tagliamento, e abbiamo cominciato con questo mese di ricognizione condotto nel novembre del 2023 appunto, e del comune di Caorle. E qui siamo in una zona, diciamo, tra le più occidentali di quelle che noi indaghiamo, siamo in questo territorio, in questa zona. E l'area prescelta è quella indicata dalla linea rossa, è questa fascia di circa 3.000 ettari che vogliamo indagare in 3 campagne di vogliamo percorrere circa 800 ettari. A sinistra c'è Caorle come comune? Alla nostra sinistra c'è Caorle verso ovest, a destra c'è invece, cioè verso est, San Michele al Tagliamento, e qui vediamo Bibione. Questo è il sito della Val Grande e il 164 indica la villa romana che abbiamo indagato nell'Università di Regensburg nel marzo di quest'anno, del 2023. E noi invece in questo momento momento noi ci troviamo esattamente in questa zona dove era già stata segnalata la presenza di materiale in superficie. C'è un gruppo archeologico molto attivo in questi territori che hanno anche percorso questi terreni e questi campi, e con loro anche ritorniamo nei siti e indaghiamo in modo però più sistematico il territorio, cercando di fare uno studio più accurato, raccogliendo sistematicamente i reperti, studiandoli e anche studiandone quindi la distribuzione, ma anche prevediamo, oltre alle ricerche di superficie, carotaggi in vicinanza dei siti per capire anche il contesto geomorfologico in cui questi siti si collocavano. Siamo sicuramente in una zona che non solamente, come mostra bene la cartografia del XVII secolo, era zona occupata da lagune e da zone paludose. Oggi le vediamo coltivate perché le attività di bonifica nel Novecento le hanno sottratte all'acqua e oggi rese coltivabili, ma sappiamo che nel XVI e XVII secolo erano invase dall'acqua, siamo sotto il livello del mare. Possiamo vedere anche insieme un cartellino, ad esempio. Allora, nel cartellino riportiamo la sigla della nostra attività da campo. Quindi la sigla che riporta il nome del progetto Sarve Bibione, la sigla del comune, San Michele al Tagliamento, e l'anno. Alla prima riga. Individuiamo poi l'unità di ricognizione, in questo caso la numero 004D, unità di ricognizione che corrisponde indicativamente al campo, all'appezzamento su cui noi svolgiamo la ricognizione. Quindi qui siamo, diciamo, in senso largo in un'unità di ricognizione. In un'unità di ricognizione, certo, il campo davanti a noi è l'unità di ricognizione. Allora, qui siamo proprio nella raccolta, diciamo così.
Esatto. Oltretutto senza schiacciare la colza, quindi sempre più difficile. Sempre più difficile, esatto. E ci troviamo per l'appunto nell'area di maggior concentrazione di materiale di uno dei 2 siti romani individuati qui in località Rotelle, zona Brussa, comune di Caorle. Ecco, qua c'è uno schizzo rapido che abbiamo realizzato sul campo, perché tutta l'area di concentrazione, che è questa che vediamo in bianco, è stata divisa in settori, ognuno denominato, e per ogni settore abbiamo proceduto con una raccolta del materiale presente in superficie. Come si vede, di materiale ce n'è molto. Allora, proprio come si vede, a questo punto lo andiamo proprio a vedere. Andiamo proprio a vederlo, Direi. certo. Ecco. Che andiamo a seguire, per esempio? Allora, per ogni... direi... ma proviamo quel gruppo lì in fondo, che si trova nel settore P. Ecco, li raggiungiamo. Ecco, intanto si vede per l'appunto che ci sono molti frammenti, ci sono numerosi frammenti di laterizi al suolo, tra i filari di colza, eccoci. Ecco qua. Raggiungiamo Lorenzo. Allora, io proprio vi voglio far vedere adesso. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno. Allora, vi voglio proprio far vedere a livello terra i frammenti, vediamo com'è proprio la distribuzione. Se ci mettiamo così li vediamo proprio, li possiamo anche indicare. Ecco, sì, abbiamo qua tutta una serie di frammenti laterizi, ne abbiamo numerosi, anche dei sassi, e poi abbiamo dei frammenti ceramici, come quello che ha in mano Lorenzo, di ceramica grezza. Poi abbiamo trovato anche numerosi frammenti anforacei, tessere, musive. Ecco, questo per dire nell'area è densissimo, perché noi stiamo vedendo pochi centimetri quadrati, in realtà è una superficie molto estesa. E la sola concentrazione, cioè, è di 7.000 metri quadrati più o meno, e poi c'è un'area tutta intorno in cui il materiale risulta più frammentato, ed è l'area che noi indichiamo come un'area di dispersione di materiale, perché come si vede questi terreni sono coltivati e quindi le lavorazioni agricole incidono sul record archeologico, disperdendo un po' il materiale, quindi dall'area in cui ci sono delle possibili strutture, quindi nel sottosuolo, verso insomma l'esterno, ecco. Qui l'unica certezza che abbiamo paesaggisticamente è che c'è acqua e dall'altra parte campi. L'altra certezza è che non era così anche solo nel recente passato, a maggior ragione nell'antichità. Ecco, cosa ci immaginiamo nell'antichità? Nell'antichità ci immaginiamo un territorio anfibio, come ce lo mostra bene la cartografia storica. Questa è una delle mappe del XVII secolo. Noi ci troviamo in questo momento in questa zona. Quindi qui la zona della Pineta e della Villa Romana, comune oggi di San Michele a Tagliamento. Qui siamo nella zona delle attuali lagune di Caorle, e qui in questa zona che vediamo occupata da acque e da poche terre, stiamo cercando di capire quali erano le strategie di popolamento in epoca romana, certamente legate alle caratteristiche ambientali. E per questo indaghiamo, percorriamo i terreni, le connotiamo, a volte troviamo proprio anche terreni, sicuramente le tracce di queste acque presenti con una dispersione di conchiglie, ma certe volte troviamo dei siti, come in questo caso proprio alle mie spalle abbiamo delimitato 2 insediamenti romani, uno più piccolo e uno più grande. In questo caso è il più grande, una dispersione di materiali abbastanza fitta su 7.500 metri quadrati, naturalmente trascinati dagli aratri, ma che ci testimoniano la presenza di un insediamento, probabilmente una piccola villa romana, con anche però tessere di mosaico, quindi almeno un ambiente decorato con pavimentazione e con materiale anche fine, e quindi con dai materiali riconosciamo una abbastanza lunga vita, almeno dalla prima età augustea e fino anche all'età medio imperiale.
lavoriamo in stretta relazione con i geomorfologi, in questo caso Alessandro Fontana, sempre dell'Università di Padova, e che collabora proprio, partecipa a questo progetto. L'area che noi abbiamo scelto di indagare tra il territorio di Caorle e il territorio di San Michele del Tagliamento è una fascia costiera tra i due ipotizzati rami del tagliamento di cui ci parla anche Plinio, il tagliamento Maius e il tagliamento Minus. Qui dovremmo essere proprio nelle vicinanze del paleoalveo del tagliamento maggiore, e la traccia di questo tagliamento, che era indicata da questa paleodosso, da questo paleodosso indicato in rosso, presente in rosso, indicato col colore rosso, noi ci troviamo esattamente in questa zona. Siamo nella zona verso la foce dell'antico tagliamento. Qual è il tagliamento attuale? Il tagliamento attuale è questo, quello che è indicato eccolo qua, scusatemi, in giallo. Questo è indicato in giallo e noi lavoriamo proprio su questa fascia. E questi sono i vari movimenti che nel corso dei secoli ha avuto Esattamente, la fascia del tagliamento. esattamente, ha avuto tantissimi cambiamenti di percorso e uno lo individuiamo anche qui sui terreni, perché quella fascia dove si vede che non cresce la coltivazione, in questo caso della colza, sono tracce legate all'antico corso del tagliamento e alla sua sponda sabbiosa. Faccio vedere proprio utilizzando il mio dito, stiamo inquadrando proprio delle fasce spelacchiate. Sono tracce dell'antico tagliamento e il nostro sito si colloca nelle sue vicinanze, probabilmente sulla destra idrografica di questo corso d'acqua. Sono due insediamenti e tutti e due collocati sulla stessa posizione, sulla destra idrografica di questo corso d'acqua. Quindi noi ci dobbiamo immaginare una villa romana bella, con ampi settori produttivi sulla riva del fiume. Sulla riva del fiume, che sfrutta il corso d'acqua sia per l'approvvigionamento dell'acqua, ma soprattutto per il commercio, per la navigazione. E attorno però dobbiamo anche capire com'era il paesaggio, cioè era zona emersa, era una sponda sicuramente rialzata, per questo la scelgono per costruirci una villa, ma probabilmente attorno c'erano lagune, e perché è un patrimonio ricchissimo di risorse la laguna. Quello dietro di noi, lo ricordiamo, non è il tagliamento, è un'opera contemporanea di bonifica. Il cosiddetto canale degli Alberoni, ed è un intervento sicuramente antropico, magari però riescavando un alveo più antico, perché siamo molto vicini comunque a queste tracce, e se il corso d'acqua era l'antico tagliamento e il tagliamento maggiore, dobbiamo immaginarcelo con un corso d'acqua anche con un alveo molto ampio. E siamo verso la foce e noi siamo molto interessati a questa zona di foce, perché uno degli obiettivi del progetto sarebbe anche di individuare il porto che esisteva alla foce del tagliamento, di cui pure Plinio ci parla. Per cui abbiamo un perfetto controllo anche di quello del territorio, dei terreni che stiamo percorrendo, ed è molto utile questo. Poi possiamo anche all'interno di questo software QField documentare la presenza dei materiali. Ecco, questo è proprio un esempio della raccolta dati, diciamo, che state facendo in tempo reale praticamente. Sì, lo facciamo già direttamente in digitale sul campo. E abbiamo diviso tutta l'area di indagine in unità di ricognizioni. Per ogni unità di ricognizione già sul campo è già possibile riempire una scheda con tutta una serie di dati che ci permettono di descriverla in maniera dettagliata. Al contempo è possibile anche, abbiamo già posizionato in realtà i due siti archeologici individuati in questa zona, ecco dove c'è la freccetta, si vede, insomma siamo al centro per l'appunto di una delle due concentrazioni. Questo è uno dei due siti individuati, ecco dove c'è la freccia, l'area di concentrazione di materiale, l'anello intorno, l'area di dispersione. L'altro sito, come si può notare, è molto vicino, insomma si trova un po' più a nord-est. E anche per i siti abbiamo la possibilità, attraverso questo dispositivo, questo software, di registrare già direttamente sul campo le informazioni
in digitale. Sfruttiamo le canalette esistenti e quello che stanno facendo i ragazzi è sostanzialmente un'operazione di pulizia delle sezioni esposte, quindi non hanno fatto altro che asportare la cotica erbosa o i rovi che si trovano all'interno delle canalette per mettere in evidenza la parete, le pareti in realtà delle scoline, in modo tale da evidenziare la sequenza stratigrafica che possiamo vedere dal piano campagna fino al fondo delle canalette di scolo. Allora io salto dall'altra parte e vedo meglio qua. La raggiungo. Bisogna essere agili, ecco, effettivamente. Vedo, insomma, che praticamente avete una specie di sezione fatta a buon mercato che fa vedere che in realtà i reperti vanno abbastanza sotto la primissima parte dell'arativo. Sì, allora vediamo che per l'appunto appena sotto l'arativo c'è tutto uno strato di terreno abbastanza friabile, comunque con frammenti di materiale romano, ma è più che altro in una fascia tra i 50 e i 70 centimetri dal piano campagna che rileviamo tutta una serie di altri frammenti, anche di dimensioni insomma centimetriche. Ecco, quindi come si nota, insomma, il materiale romano si concentra in questo orizzonte un po', cioè, a profondità di 50-70 centimetri. La cosa più, importante anche per noi è trovare indicatori di carattere delle attività economiche, pesi da rete, scorie di metallo. Ecco, per esempio, stiamo individuando delle scorie metalliche della lavorazione del ferro. Questo è un aspetto molto interessante. Ricordiamoci che siamo lungo il tagliamento, lungo la via che andava verso il Norico, e il Norico era il grande centro di approvvigionamento del ferro. Laggiù le vedo le montagne nevate. Eccoli su, esattamente. E il tagliamento era proprio una delle vie anche commerciali dei metalli. Ricordiamo che Concordia Sagittaria diventa Sagittaria, appunto, una grande fabbrica di armi per l'esercito romano, e quindi la metallurgia e la lavorazione del ferro era molto importante, e questa è proprio una delle vie, degli assi, delle direttrici di approvvigionamento dei metalli.